Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Oggi vi leggerò un discorso che il Signore Gesù Cristo ha fatto ai Suoi discepoli in merito alla caduta degli angeli, a quella di Adamo e il peccato originale. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 2, capitolo 224, dettato dal Signore Gesù Cristo al mistico Jacob Lorber. Potete trovare i libri gratuitamente sui siti www.legamedelcielo.it e www.jacoblorber.it. Dice il Signore Gesù: la caduta dei primi spiriti creati, ovvero delle libere ed animate idee di Dio nello spazio infinito, è la grande separazione alla quale accenna Mosè quando dice: e Dio separò la luce dalle tenebre. Ora, come tutto ciò sia da intendersi nel suo vero senso, per via di adeguate e giustissime rispondenze, io l'ho già indicato a sufficienza a voi tutti. La conseguenza fu la necessaria costituzione materiale del mondo nelle sue parti grandi e piccole, cioè i soli, le terre, le lune e tutto ciò che vi è in esse e su di esse, sparso nello spazio infinito. Per quanto poi concerne la caduta di Adamo, questa ha certamente già più oggettività della cosiddetta caduta degli angeli, però nella sua rispondenza è tuttavia simile alla caduta degli angeli, solo che nel suo caso ci si trova già di fronte ad una legge positiva, mentre nel caso della caduta degli angeli sarebbe stato prematuro parlare di una legge positiva, per la ragione che in quei tempi remoti si trattava appena di iniziare la grande evoluzione e lo sviluppo degli esseri destinati alla libertà e per conseguenza all'infuori di Dio non esisteva ancora nessuna tale intelligenza alla quale fosse stato possibile dare una legge positiva. Perciò, nel caso della cosiddetta caduta degli spiriti, dovette anche verificarsi una separazione necessaria e costretta, mentre quella adamitica, già originata in lui e da lui stesso, fu spontanea e non si trattò dunque in nessun modo di una costrizione, bensì di un atto libero del primo uomo di carne, già libero in tutte le sfere animiche. Nel suo complesso, il fatto tuttavia resta anch'esso un atto previsto nell'ordine segreto di Dio, però non è mai la conseguenza di una costrizione assoluta, bensì con la formula tu puoi e tu non puoi, poiché è concessa la decisione alla libera volontà dell'uomo ai fini del suo consolidamento tramite la sua propria attività. Vi è qui la stessa differenza che c'è tra un bambino che non può fare ancora uso delle proprie gambe e deve perciò venire portato da un luogo all'altro, ed un uomo sano che già da molto tempo può camminare da solo e bene con tutta sicurezza. Ora, chi può camminare da solo non occorre più che venga portato come un bambino in un dato luogo che si vuole raggiungere con lui e per causa sua, ma basta invece indicargli la via più breve e sicura che lo porterà al luogo designato. Se l'uomo è sano e vuole incamminarsi, allora egli raggiungerà sicuramente e senza pericoli la meta. Ma se invece devia e fa inutili giri, deve poi ascrivere soltanto a se stesso se la meta che si era proposto può raggiungerla spesso soltanto molto più tardi e tra gravi difficoltà. Qualcosa di simile si è verificato anche in Adamo. Se egli avesse osservato il comando positivo, allora l'umanità, ossia l'anima perfetta dell'uomo,
non si sarebbe trovata a dover abitare nel corpo di carne molto compatto, pesante e debole, che ora è pieno di tanti acciacchi e difetti. Ma la disobbedienza alla legge positiva ha necessariamente portato il primo uomo a deviare ed a mettersi per una via che non è la diritta, e dovendo percorrerla, il raggiungimento della meta è molto più difficile e può avvenire soltanto molto più tardi. Tu certamente pensi e fra te e te dici: su via, ma come è mai possibile che osservare o non osservare una piccola legge, semplicemente d'ordine morale, possa avere un influsso tanto essenziale su tutta la natura dell'uomo? Adamo, anche senza lo sciocco gustare del frutto, sarebbe pur sicuramente rimasto quello stesso Adamo di carne che si trovò essere dopo aver mangiato il frutto, ed un giorno avrebbe ugualmente dovuto morire, secondo la carne, precisamente come ancora oggi tutti gli uomini muoiono. Da un lato tu hai ben ragione, ma dall'altro lato anche torto. Il mangiare una mela, che è un frutto sano e dolce, non è sicuramente letale, poiché altrimenti ora tutti gli uomini che mangiano mele dovrebbero morire poco dopo. Dunque la mela in sé stessa conta poco o anche nulla. Se però ne viene vietato il consumo per un tempo indeterminato, e questo viene fatto unicamente allo scopo di maggior consolidamento dell'anima, ma l'anima, consapevole del proprio libero arbitrio, disprezza la legge e la trasgredisce, allora essa in un certo senso opera una rottura nel proprio essere. E questa rottura assomiglia allora ad una ferita aperta, che è quanto mai difficile guarire completamente. Infatti, anche se la ferita cicatrizza, mediante la cicatrice, una quantità di vasi subiscono un restringimento, a tal punto che in seguito gli umori vitali dell'anima non possono circolare bene attraverso questi vasi, ed essi esercitano sempre una pressione fastidiosa e dolorosa nel punto dove c'è la cicatrice. Ma a causa di ciò, l'anima viene distolta dal dedicare la sua attività principalmente al libero prosperare dello spirito in lei, ed essa si affatica quasi esclusivamente a far sì che la cicatrice nuovamente svanisca. E vedete, questa cicatrice si chiama mondo. L'anima tenta bensì continuamente di liberarsi da questa cicatrice, poiché questa le causa dolore, il quale è espresso nelle cure e nelle preoccupazioni mondane. Ma tanto più l'anima vi si affatica intorno, tanto più la cicatrice si indurisce e tanto maggiori sono le sue cure e le preoccupazioni che essa causa, così che, infine, l'anima non può trovare altro da fare se non occuparsi unicamente della guarigione di questa vecchia cicatrice, vale a dire per liberarsi da ogni cura, e non si occupa più che poco o niente del proprio spirito. E vedete, questo è il cosiddetto peccato originale. Grazie per l'attenzione. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.